Io non so davvero se sia possibile concepire degli ambienti naturali più gratificanti dei boschi. Quelli dell'Alto Adige poi mi piacciono particolarmente perché mi hanno sempre dato l'idea di essere come dei giardini curati da tanti giardinieri fantasma che probabilmente si nascondono fra i tronchi. Un imprenditore o un'azienda che funziona e fa anche dei guadagni, un bravo imprenditore è obbligato di dare anche qualcosa indietro alla società. L'amore degli altoatesini per il proprio ambiente naturale secondo me viene trasmesso molto anche a chi poi viene a vivere questi posti. Vediamo che per gli ospiti è molto importante andare in vacanza e soprattutto a sciare. Finché abbiamo la disponibilità di questi ambienti naturali, ma ovunque essi siano, approfittiamone, ma facciamolo però con rispetto. Io amo di vivere qua e di lavorare in una zona così bellissima, perché il panorama qua è stupendo, no? A proposito di neve, è ora di andare a provare invece gli impianti sciistici ad alta quota e allora vediamo che cosa offre la Valle Aurina. Ci troviamo qua alla stazione di valle del comprensorio sciistico Speichboden nella Skivold Ahrtal nella bellissima Valle Aurina. Questo compressore sciistico ha circa una quarantina di chilometri di piste di tutti i tipi ed è molto godibile perché le piste sono molto larghe ed è un comprensorio ad una quota molto elevata, la cima è a 2500-2600 metri, per cui questo garantisce un innevamento molto importante. Dalla cima, dal 2005, si vedono tutte le Dolomiti, dalla Marmolada al Sassolungo, Pizzue, insomma è veramente una godura per gli appassionati di sci. È davvero molto facile venire qua ad allenarsi, a imparare a sciare. Tra poco tra l'altro farò una lezione di sci, visto che sono un po' arrugginito sul tema. Che periodo state attraversando? Adesso siamo abbastanza contenti che arrivano ancora tanti ospiti perché tutto è aumentato, i prezzi sono aumentati. Prezzi aumentati perché è aumentato un po' tutto, non solo nel vostro settore ma anche negli altri. Non sono aumentati solo i prezzi per l'energia, sono anche aumentati tutti i costi, anche i costi dei gatti di neve per i nuovi impianti, i stipendi degli dipendenti, è aumentato un po' tutto. Però gli ospiti sono disposti a pagare questo servizio che sanno se funziona bene, che se è tutto in condizioni ottime, sono anche disposti a pagare il prezzo giusto. Procediamo lungo questa pista lunghissima, infinita, una rossa stupenda, piena di curvoni davvero gustosi che arriva fino giù a valle. È una pista lunghissima. I comprensori sciistici sono molto energivori, possono fare qualcosa per abbattere il loro impatto sull'ambiente. Qua a Speichboden sono state prese delle iniziative in questo senso. Noi abbiamo installato 4 grandi impianti fotovoltaici e abbiamo anche un impianto idroelettrico che produciamo anche una bella parte dell'energia con fonti rinnovabili. Abbiamo anche deciso di comprare non più il diesel normale, abbiamo il CTL Alpine che ha delle emissioni molto meno della diesel. Ci sono tantissimi maestri da sci, Gabby è il mio maestro di oggi. Adesso faccio un'ora di lezione perché è tanto che scio, però effettivamente affinare la tecnica è molto importante, soprattutto per sciare in maggiore sicurezza, evitare infortuni. Ciao. Come ti chiami? Io mi chiamo Gaby. Gaby, adesso dove andiamo? Adesso andiamo sulla pista Senok e proviamo a fare una bella discesa. Oggi che c'è una bella neve. Stupenda.
Adesso proviamo di partire tutti quanti così e dopo concentriamoci un po' a questo. A fine curva il mio braccio interno è più avanzato e più alto. Gabby ha detto che devo tenere più abbassato il braccio a valle, invece io tendo ad abbassarlo di più a monte ed è sbagliato perché poi è una questione di carichi sui piedi, sulle gambe. Consiglio molto utile per non sovraccaricare troppo una sola gamba. Quando io termino la curva, dalla massima pendenza in poi la spalla a valle deve essere più bassa rispetto a quella interna. Ciao, Gabby, alla prossima. bene, alla prossima. È possibile applicare la filosofia del MASO, ovvero del rispetto della natura, del convivere in stretto rapporto con le sue risorse, ad un'attività economica odierna. È quello che sta dietro la filosofia di questa struttura ricettiva, di questo hotel del centro, di Campo Tures. Dal 2010 ci siamo decisi di diventare CO2 neutrali e praticamente non consumiamo nessuna energia fossile, né gas, né petrolio, né energia atomica. Noi ci alimentiamo siamo associati a una grande centrale idrica e siamo associati anche a una centrale termica che viene alimentata solo con trucciolato legno dai nostri boschi qua. Il titolare è nato in un piccolo maso, erano in 6 tra fratelli e sorelle, bisognava condividere con ciò che la natura offriva. Ebbene, quella filosofia è stata applicata a questa struttura. Io vengo da un piccolo maso di montagna, 850 metri, con 2,5 ettari, eravamo 6 figli e avevamo 3 maiali e 3 mucche e con quelli là noi dovevamo sopravvivere. Allora queste parole come circular economy, no waste, queste cose per noi erano fondamentali perché era normale vivere così, perché lì non potevi buttare via niente, sprecare niente e questo poi abbiamo pensato portare o adattare anche al modello turistico. 30 anni fa la famiglia Innerhofer-Fauster è partita da una piccola pensione ed ha creato questa importante realtà ricettiva che rispetta i principi dell'economia del bene comune. Noi facciamo vedere che anche fare delle ferie ecosostenibili non vuol dire di non consumare, vuol solo dire consumare un po' meno ma molto meglio. Ho raggiunto la fine praticamente della Valle Aurina, sono nel punto più a nord della valle del Sud Tirol e della penisola italiana. Il sentiero passa attraverso questa chiesa quattrocentesca, un gioiellino dell'architettura altoatesina. Predoi è il piccolo comune in cui si trova anche la malga che sto per raggiungere in questo sentiero bucolico, tra l'altro anche nevicato da poco, come si vede gli alberi sono ancora carichi di neve. Eccoci arrivati alla malga. Siamo qua a Casere, siamo fino alla fine della valle, no? Sì, troviamo a 1673 metri. Quella che vi racconto adesso è una storia familiare e ve la racconto da 1600 metri di quota perché è qui dove si trova la malga presa in gestione da 3 giovani sorelle, Rosa, Ida e Rita. Ne parliamo direttamente con una delle 3, Rosa, che aveva come sogno da bambina quello di gestire una malga, sogno che ha realizzato all'età di 22 anni. Come mai questa scelta così radicale? Ho sempre sognato di lavorare in una malga, no? Ho deciso quando ero una piccola ragazza, una bambina, sì, di fare una malga da solo, no? E ce l'hai fatta molto presto? Sì, molto presto. Abbiamo pensato che questa chance viene così presto, no? Quali sono gli aspetti più difficili del vostro lavoro, del gestire una malga?
L'aspetto più difficile è che abbiamo solo un giorno di riposo a settimana, no? Siamo solo in 3. Tre ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco, in proprio, rimanere nel proprio territorio, fare un mestiere antico, quello di gestire una malga, che è un'attività che contribuisce anche a preservare l'ambiente montano. È molto importante perché sì, quasi tutto l'anno ci sono tanti ospiti qua e tante persone che vogliono fare passeggiate, vogliono andare in montagna, sì. Il lavoro è bello e sì. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.